Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Del colesterolo, della sua importanza come fattore di rischio cardiovascolare, ma anche della sua funzione fondamentale nel nostro organismo, abbiamo già parlato in diversi video che trovi nel nostro canale nella playlist dedicata alla salute cardiovascolare. In questo video approfondiamo l'importanza del colesterolo buono HDL e capiamo anche come aumentarne i livelli se necessario con alimentazione e integratori. Stai guardando il video e non sei iscritto al canale? Fallo subito e metti like, a noi è di grande aiuto e a te non costa niente. Leggendo il referto delle analisi del sangue, alla voce colesterolo leggerai 3 diciture: colesterolo totale, LDL e HDL. Mentre la prima dicitura, colesterolo totale, è abbastanza intuitivo e rappresenta la concentrazione di colesterolo nel sangue, i due termini HDL e LDL possono lasciare un attimo spiazzati. È presto spiegato però. HDL sta per High Density Lipoprotein, mentre LDL sta per Low Density Lipoprotein. Ma cosa c'entrano queste lipoproteine con il colesterolo? Devi immaginarle come dei trasportatori che partono e ritornano alla stazione centrale rappresentata dal fegato. Infatti il colesterolo prodotto nel fegato, ricordiamo che solo una piccola parte deriva dall'alimentazione, non può viaggiare libero nel sangue per raggiungere le cellule del nostro organismo, ma viene trasportato dalle LDL. Chiaramente, se in eccesso, può accumularsi nelle arterie causando problemi cardiovascolari ed è per questo che il colesterolo LDL ha la fama di essere cattivo. Il colesterolo HDL invece ha la fama di buono perché, come una sorta di spazzino, recupera il colesterolo in eccesso per riportarlo al fegato, dove poi viene eliminato. In realtà non ha senso parlare di colesterolo buono e colesterolo cattivo perché entrambi sono necessari. Le nostre cellule infatti non potrebbero sopravvivere senza il colesterolo portato loro dalle LDL. In realtà ciò che è davvero importante per la salute del nostro sistema cardiovascolare è il bilancio tra colesterolo totale e HDL e che in particolare i valori di HDL non scendano sotto determinati limiti. Vediamo quali. È normale che con il passare del tempo e in funzione del sesso si abbia una certa variabilità nei valori considerati normali, ma in linea generale per il colesterolo HDL sono considerati desiderabili valori superiori a 60 mg per decilitro. Sono considerati un rischio i valori compresi tra 40 e 59 per i maschi e 50 e 59 per le femmine. Comportano invece un rischio elevato valori inferiori a 40 per i maschi e inferiori a 50 per le femmine. Come anticipato, entro certi limiti, più che valutare il valore di colesterolo totale, è importante considerare il rapporto tra colesterolo totale e HDL. Questo rapporto è considerato normale se inferiore a 5 e ideale per la protezione della salute cardiovascolare se inferiore a 3,5. Chiaramente queste indicazioni sono molto generiche e la valutazione corretta del rischio cardiovascolare va fatta solo dal medico. Come abbiamo appena visto, valori troppo bassi di colesterolo HDL possono rappresentare un fattore di rischio cardiovascolare. Esistono delle cause sulle quali è impossibile intervenire, come fattori genetici oppure malattie preesistenti come il diabete. Su altre però è possibile intervenire in modo semplice e senza farmaci. Queste cause sono un'alimentazione ricca di zuccheri raffinati e grassi saturi, sedentarietà, obesità e fumo di sigaretta. Se ti stai chiedendo se è possibile accorgersi di avere bassi livelli di HDL nel sangue senza fare le analisi, la risposta è semplice: no, non è possibile. O meglio, potresti accorgertene ma troppo tardi, cioè quando si sono già sviluppati problemi cardiovascolari, e quindi molto importante eseguire controlli di routine previsti dal medico. Chiaramente, quando dalle analisi emerge un quadro di dislipidemia e quindi di livello di colesterolo totale troppo alto, livello di HDL troppo basso, è importante intervenire per riportare tutti questi parametri alla normalità. Il primo intervento da fare è quello sul proprio stile di vita, quindi smettere di fumare, praticare attività fisica e perdere peso fino a raggiungere il proprio peso forma. Anche l'alcol aumenta i livelli di HDL, ma altera tutti gli altri parametri, oltre ad avere una miriade di effetti collaterali sulla salute del nostro organismo.
buono, quindi non è consigliato. Un grande aiuto invece può venire dalla scelta della giusta alimentazione e, se necessario, anche dagli integratori. Diversi alimenti possono contribuire ad aumentare i livelli di HDL, ma chiaramente vanno inseriti all'interno di un'alimentazione sana, bilanciata e ponderata sul proprio fabbisogno calorico. Tra gli alimenti che aumentano l'HDL troviamo tutti quegli alimenti che contengono grassi buoni e fibre vegetali, quindi pesce, in particolare quello ricco di acidi grassi omega 3, quindi salmone, sardine, sgombro, olio extravergine di oliva, frutta secca, quindi nocciole, mandorle, noci, legumi e cereali integrali. Quando i livelli di colesterolo totale sono nella fascia di preallarme, quindi tra 200 e 240, e i livelli di HDL sono inferiori a quelli desiderabili, è possibile intervenire con degli integratori. Lo stesso vale per chi ha familiarità con problematiche legate alle dislipidemie e voglia fare prevenzione. Ribadisco che la valutazione del rischio cardiovascolare va fatta solo ed esclusivamente dal medico e che i nostri video hanno solo uno scopo informativo e divulgativo, però meglio ribadirlo. Tra gli attivi più importanti negli integratori troviamo gli omega 3, che non agiscono direttamente sui livelli di colesterolo, però hanno un'azione protettiva sulla salute cardiovascolare, mentre sono molto efficaci sui livelli di trigliceridi. Inositolo e policosanoli, tra cui l'octacosanolo. Bergamotto, che grazie ai flavonoidi contenuti diminuisce i livelli di LDL e aumenta quelli di HDL. Riso rosso fermentato, che contiene una statina naturale, la monacolina, che riduce la produzione di colesterolo da parte del fegato. La scelta dell'integratore dipende sempre dalla situazione e puoi chiedere consiglio sia al medico che al farmacista. Il consiglio però è quello sempre di scegliere prodotti che riportino chiaramente indicati gli attivi contenuti e la loro concentrazione, e se ci sono degli estratti vegetali la loro standardizzazione. Ad esempio, nella nostra linea di integratori sempre Farmacia Essentials puoi trovare due prodotti per il controllo del colesterolo. Riso rosso fermentato è un integratore molto completo che, oltre al riso rosso fermentato e quindi alla monacolina, contiene amaranto, cardomariano, bergamotto, rosmarino, coenzima Q10 e policosanoli. È indicato per tutti coloro che vogliano mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo e la funzionalità epatica in caso di lieve o moderata ipercolesterolemia. Colesterolo e trigliceridi invece è un integratore a base di bergamotto, patata americana, melanzana rossa, inositolo e policosanoli. È indicato per tutti coloro che vogliano mantenere sotto controllo il metabolismo di colesterolo, trigliceridi e carboidrati, non solo in caso di lieve dislipidemia, ma anche in caso di familiarità con malattie cardiovascolari. Abbiamo visto cos'è il colesterolo HDL e come aumentarne i livelli nel sangue per preservare la salute cardiovascolare. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.